Ciao, sono Daniel Lascar, io lavoro qui al Centro Interculturale dal 2016, abbiamo iniziato con Claudia Appiano, poi si è aggiunto Gabriele Filosa. Sono Claudia Appiano e lavoro per la Casa Teatro Ragazzi come formatrice teatrale. Al Centro Interculturale, nello specifico, mi occupo di un laboratorio teatrale che si chiama appunto Teatro al Centro. Ciao, io mi chiamo Gabriele Filosa e sono un attore di 31 anni di Torino. Mi trovo qui al Centro Interculturale perché assieme a Claudia quest'anno abbiamo portato a termine un laboratorio di teatro con i ragazzi del centro. Fondamentalmente cerchiamo di coinvolgere i ragazzi in un percorso teatrale che ha come fine quello di portare una rappresentazione che si costruisce insieme durante i vari laboratori alla Casa Teatro, sul palco della Casa Teatro. E quindi abbiamo deciso di continuare. E quest'anno eravamo in pochi ma buoni e abbiamo messo su uno spettacolo che in verità è un estratto dei loro pensieri, quindi un monologo che loro hanno fatto, registrato, si sono registrati con il loro cellulare e io praticamente ho montato tutte le loro parti con la loro voce e adesso abbiamo questi piccoli 4 estratti che fanno capire che cosa facciamo qui. Perché fare teatro con questi ragazzi e forse che cosa ci aspettiamo di dare a loro e che cosa ci aspettiamo che loro diano a noi. Fare teatro è un lavoro di grande generosità in generale, perché fare teatro significa concedersi, quindi concedere una parte di sé, del proprio tempo, al pubblico che si ha davanti, quindi agli altri. E quindi è una cosa molto generosa che fanno gli attori. Questo concedersi, questo condividere il proprio tempo e se stessi, questo aprirsi, porta inevitabilmente a crearsi un legame con il pubblico e quindi con gli altri. Ed è proprio questa condivisione che i ragazzi, lavorando con i ragazzi, che i ragazzi vivevano con il resto del gruppo, quindi con gli altri loro compagni, portava a scoprirsi, a conoscersi meglio, si creavano dei legami di amicizia, di solidarietà, tutti questi legami che poi servivano in effetti a tessere piano piano una rete, diciamo, sociale, una piccola comunità, una piccola famiglia che noi vivevamo nell'ora di teatro, diciamo. Noi abbiamo lavorato con dei ragazzi molto timidi, con dei ragazzi molto vivaci e in tutti e due i casi l'approccio teatrale ha dato degli strumenti per riuscire a gestire meglio la propria emotività. E quindi quello che per noi è stato molto bello vedere è che alcuni di loro ci hanno poi detto che i giochi e i momenti in cui abbiamo condiviso questa esperienza teatrale a loro sono serviti anche nella vita quotidiana, quindi al di là della questione laboratoriale. Abbiamo lavorato come noi siamo abituati a lavorare, quindi sul gioco, perché secondo noi per arrivare a fare delle cose serie si deve partire comunque da un approccio ludico, perché è quello che permette a tutti di sentirsi protetti e di potersi esprimere per quello che si è realmente, senza avere paura del giudizio, perché il giudizio blocca e quindi non serve. Molti di loro scoprono che il teatro poi gli piace, per chi invece poi il teatro non lo farà mai più sicuramente hanno fatto una scoperta enorme che è quella di dire ok, fuori siamo abbastanza diversi tutti quanti, ma poi sul palco ci si deve dare una mano ed è veramente una metafora della vita che secondo me è importantissima che loro capiscono. Che è proprio l'obiettivo, secondo me, del corso del laboratorio di teatro e del centro interculturale. Dare ai ragazzi degli strumenti che siano formativi, conoscitivi, qualunque essi siano, che riescano a portare i ragazzi a vivere al meglio, a inserirsi nella comunità, a viverla e a scoprire quali sono le basi che fondano una comunità, quindi la solidarietà, il rispetto degli altri, il fidarsi degli altri. Loro hanno imparato a fidarsi degli altri, a fidarsi anche di se stessi, quindi hanno imparato a conoscersi meglio e questa consapevolezza di se stessi gli ha dato forza e questa forza è quella che poi serve anche a volte per capire che siamo tutti quanti simili e siamo tutti quanti una cosa unica che porta avanti una società grazie alla collaborazione di tutti. Quello che spero che i ragazzi rimanga da questo corso è sicuramente la voglia di scoprirsi, scoprire cose nuove a livello proprio, con un livello umano, cioè di apertura mentale, del capire chi siamo, ed è una vittoria di tutti portarli sul palco e fargli scoprire giocando che cos'è il teatro. Noi in uno spettacolo che abbiamo portato alla Casa Teatro abbiamo costruito con i ragazzi un muro con dei cartoni e a un certo punto gliel'abbiamo fatto distruggere. Simbolicamente per noi questa
è la reale essenza del teatro, cioè quella di abbattere dei muri. Speriamo di essere riusciti in questi anni a passare questo messaggio ai ragazzi. Io sono personalmente molto felice del lavoro che si fa al centro, perché vedo tanta disponibilità dei ragazzi, tanta disponibilità da parte delle persone che si impegnano a lavorare nel centro, di volontari, di stagisti, di persone che ci mettono l'anima, perché è un progetto che è molto utile sia alla città di Torino che in generale, ripeto, alla società. Un ringraziamento speciale lo dedico ovviamente ai ragazzi che seguono il corso e ai ragazzi che ci aiutano a tenere il corso, che sono i ragazzi del tirocinio della magistrale del DAMS, Karima, Alice Turra, Barbara Gambino, che con lei abbiamo iniziato proprio a fare questa cosa, all'epoca Graziano Milano, il nostro direttore artistico. Ringrazio loro, ringrazio voi e grazie per questa intervista.